Ciao a tutti, come gestire e controllare le tue emozioni? Allora, dobbiamo tenere presente questo. Intanto, noi non possiamo vivere senza le emozioni. Le emozioni sono vitali, quindi proprio l'essere umano non può vivere senza le emozioni. Quindi non è che possiamo reprimere le emozioni, perché se reprimiamo le emozioni, questa nostra sfera, che è la sfera emotiva, si prenderà le emozioni non dal bene ma dal male, non dal positivo ma dal negativo. Cioè la nostra sfera emotiva si prenderà le emozioni facendoci venire dei malesseri, delle ansie, delle preoccupazioni, dei pensieri ossessivi, delle depressioni e se non basta anche delle malattie fisiche, perché la mente agisce nella cellula. Tutto questo per caricarci emotivamente, perché è evidente che se io non riesco a darmi emozioni col positivo, il sistema se le prende col negativo. Perché è più facile far andare male le cose che farle andare bene. Se ho un giardino e non faccio nulla, non è che cresce spontaneamente il prato inglese o il roseto, cresceranno delle erbacce, diventerà incolto. E allora noi dobbiamo imparare quindi questo primo concetto di fondo. Non possiamo bloccare le emozioni. Nel momento in cui le blocchiamo ne perdiamo completamente il controllo. Ne perdiamo completamente il controllo. Le emozioni sono come un cavallo selvaggio. Se lo teniamo al palo si ammala. E se si ammala il cavallo selvaggio ci ammaliamo anche noi. Quindi il cavallo selvaggio va sempre fatto galoppare. Quindi gestire e controllare le emozioni non significa bloccarle, ma significa che cosa? Far galoppare questo cavallo selvaggio delle emozioni in una direzione per noi utile. L'emozione è energia in movimento, emozione. E quindi questa energia dobbiamo sfruttarla a nostro vantaggio. Cosa vuol dire sfruttarla a nostro vantaggio? Sfruttarla per gli obiettivi esistenziali che ci siamo posti, sia da un punto di vista sentimentale affettivo, sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista sociale in genere, sia da un punto di vista di crescita personale, come autorealizzazione, come autostima, come amore per se stessi. Quindi è importante tenere conto di questo concetto. Quindi, punto primo, non si possono bloccare le emozioni. Se voi, bloccate le emozioni e dite basta, non mi innamoro più, non voglio più saperne di emozioni, mi tappo in casa, non voglio vedere nessuno, mi verrà la depressione, mi verrà l'ansia, mi verranno dei pensieri di morte, dei pensieri negativi, insomma, mi capiteranno un sacco di situazioni che mi rovineranno la vita, fondamentalmente. Quindi questo dobbiamo imparare a farlo, imparare a gestire nel modo migliore le nostre emozioni. Gestirle nel modo migliore significa quindi canalizzarle su obiettivi importanti per noi. Come facciamo a canalizzarle? Beh, intanto prima c'è un qualcosa che dovremmo fare che potremmo chiamare contratto logico, cioè definire quali sono gli obiettivi esistenziali della nostra vita. Perché, e questo lo ripeto sempre, nessun vento è favorevole, come diceva Seneca, per il marinaio che non sa dove andare. Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Io l'ho modificato un po' questo aforisma in questo modo: tutti i venti possono essere favorevoli per il marinaio che sa dove andare. Quindi
primo punto, dobbiamo definire degli obiettivi nella nostra vita. Gli obiettivi della nostra vita vanno definiti a tavolino e vanno definiti in modo SMART. SMART è un acronimo che sta per specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato. Cioè, se definisco un obiettivo, devo definirlo in termini specifici, più dettagliato possibile meglio è. In termini misurabili, devo misurare, capire se mi sto avvicinando, se mi sto allontanando, devo capirlo, devo misurarlo, devo trovare un criterio di misura del mio raggiungimento dell'obiettivo. Poi deve essere un obiettivo accessibile e realistico. Ad esempio, nel mio caso, come dire, un obiettivo non realistico è diventare campione mondiale dei 100 metri piani di corsa. Non è un obiettivo realistico perché non ho mai corso, ho la mia età e comunque praticamente è un obiettivo non realistico, non va bene. Se io invece mi dessi come obiettivo di diventare presidente degli Stati Uniti, oltre a non essere un obiettivo realistico, non è neanche accessibile, perché la Costituzione degli Stati Uniti prevede che per diventare presidenti bisogna essere nati negli Stati Uniti. Siccome io non ci sono nato, come dire, l'obiettivo non è accessibile. E poi temporalmente collocato è fondamentale, devo capire in quanto tempo voglio realizzare questo obiettivo o posso realizzare questo obiettivo. Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo, quindi non dobbiamo sciuparlo e dobbiamo focalizzarci su un tempo utile. Ad esempio, una donna, per fare un esempio, ci sono degli eventi che non sono procrastinabili. Una donna che vuole avere figli, beh, certo, con la chimica magari potrà averli anche a tarda età, ma diciamo che dopo i 40 anni diventa sempre più difficile, dopo i 45 praticamente diventa impossibile quasi. Poi dipende un po', però 46, 47, non so, 50, ma diventa già un qualcosa di veramente complicato. Per cui il tempo va definito. A questo punto cosa dobbiamo fare? A questo punto, una volta che abbiamo definito l'obiettivo, una volta che abbiamo definito, diciamo, i tempi, dobbiamo canalizzare delle emozioni. Quindi dobbiamo avere delle emozioni. Le emozioni le abbiamo sicuramente, dobbiamo capire se sono emozioni positive o negative. Vanno bene anche quelle negative, trasformandole in positive. Trasformarle in positive cosa vuol dire? Vuol dire che se io ad esempio sono innamorato di una persona che mi fa soffrire e quindi c'è tanta emozione lì, come faccio a controllare queste emozioni e trasferirle da un'altra parte? Utilizzando semplicemente, lo spiegherò utilizzando una metafora indiana, quella del lupo bianco e del lupo nero. Dentro di noi esiste un lupo bianco, esiste un lupo nero. Il lupo bianco rappresenta tutto ciò che è bene, positivo, il lupo nero rappresenta tutto ciò che è negativo. E un giovane indiano degli indiani d'America, chiese allo sciamano quale dei due lupi vince, e lo sciamano disse quello a cui dai nutrimento, quello a cui dai cibo. Quindi significa che noi dobbiamo nutrire l'obiettivo positivo per noi e togliere nutrimento all'obiettivo negativo. Questo significa che io devo eliminare i contatti con questa persona che mi fa soffrire, lasciarla, abbandonarla e dedicare azioni, energie verso l'obiettivo che mi sono prefissato, perché se gli dedico azioni lo fortifico, lo rafforzo e lo renderò un obiettivo, come dire, del quale mi coinvolgerò. Noi ci coinvolgiamo
su tutto ciò a cui diamo energia e forza. Come faccio a dare energia e forza? Faccio delle azioni verso questo obiettivo, che è positivo per me. Gli dedico tempo, energie. Faccio azioni di corpo, cioè quindi fisiche, di parola e di mente. Questo è importante. Per dirla, come direbbero i gesuiti, faccio azioni, opere, pensieri, parole, opere ed omissioni. Dedico a questo obiettivo positivo i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni e le mie mancate azioni. E se io appunto quindi mi focalizzo su questo obiettivo qua, le mie emozioni andranno lì. Io ho il grande potere dell'interazione e attraverso l'interazione e l'azione che noi possiamo gestire l'emozione. D'altra parte, emozione significa energia in movimento, quindi l'energia in movimento si verifica attraverso l'azione. Quindi devo fare delle cose, devo fare delle azioni focalizzate in una direzione. Solo in questo modo io potrò gestire, controllare in modo positivo le mie emozioni e la mia vita sarà una vita migliore. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti a questo canale ed iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.